Ben ritrovati, guardate qui che meraviglia di colori. Allora, questa volta vi faccio vedere un altro tipo di top down. Non si inizia più dall'alto verso il basso, ma al contrario dal basso verso l'alto. Prima di tutto andiamo a creare un rettangolo che ha come larghezza la nostra circonferenza maggiore, che nel mio caso sono 92 cm, come altezza 40 cm, che va dal fianco a sotto il braccio. Siccome il cardigan Armonia è molto carico di elementi, di colori, ho iniziato subito a darvi le indicazioni a voce e iniziamo subito a spiegare come si fanno questi punti. Allora, prima di tutto i punti fantasia sono 5, sono divisi da righe di maglie alte con un colore diverso. La cosa importante quando andate a caricare la vostra catenella iniziale per quanto riguarda insomma il numero dei punti da caricare, sono multiplo di 3 più 2, quindi nel mio caso sono 113, che sono 111 più 2. Iniziamo subito. Allora, il pezzo originale è già fatto come avete visto, quindi andiamo a fare un campioncino formato da 11 catenelle, quindi sono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok, ne aggiungiamo un'altra per iniziare il lavoro, quindi facciamo un punto basso e 2 catenelle. In questa prima riga quindi lavoriamo tutte maglie alte. Allora, per quanto riguarda i colori, io ne ho usati tanti perché avevo proprio voglia di sbizzarrirmi e divertirmi con i colori, ma questo progetto può essere fatto anche monocolore, oppure addirittura potete usarne solo 2 giusto per creare un po' di contrasto, quindi vi potete divertire come più vi piace. Io siccome i punti fantasia sono 5, se avete difficoltà a copiarli dal video vi metto a disposizione, basta che mi scrivete in privato sui miei profili social lo schema che ho fatto. È importante che vi ricordate che è il multiplo di 3 più 2, perché la prima maglia e l'ultima maglia ci serve quando iniziamo i punti fantasia ad alzarci e insomma a finire la riga. A questo punto giriamo il lavoro. La prima maglia alta è formata da un punto basso e una catenella, carichiamo l'uncinetto e lavoriamo 3 maglie alte a rilievo davanti, 1, 2 e 3, ok, 3 le lavoriamo a rilievo dietro. Questo bordo è giusto per evidenziarlo, però se non volete lavorarlo in questo modo potete fare anche solo semplicemente delle maglie alte. Io l'ho fatto leggermente elastico, in realtà la differenza è minima perché comunque sto lavorando con un uncinetto molto più grande rispetto a quello indicato, quindi è veramente morbido. Finiamo praticamente la riga con un'alta maglia alta lavorata normalmente. Bene, queste righe sono 5, le faccio e poi proseguiamo con i punti. Allora, lavoro anche gli ultimi punti del bordo inferiore, che come vi ho detto lo potete lavorare tranquillamente anche solo a maglia alta. Bene, a questo punto tagliamo il filo. Ecco, diciamo che il divertimento del cardigan Armonia sarà proprio nascondere tutti questi fili. Bene, iniziamo subito con la prima riga di grigio. Allora, io ho usato sia il grigio per dividere
ok, sia il nocciola, quindi veramente carico di colori. Entriamo nel primo punto, eccomi qua, entriamo nel primo punto facendo un nodino e facciamo 2 catenelle per alzarci, e sarebbe anche la prima maglia alta. Poi andiamo a lavorare punto su punto, quindi alla fine della riga, nel mio caso il campioncino è lungo 11 punti, nel pezzo originale sono 113, nel vostro basta che abbia la misura della vostra circonferenza, che abbia il multiplo di 3 più 2. Arriviamo praticamente alla fine della riga e tagliamo il filo. Io ho usato l'acrilico proprio perché è un progetto di mezza stagione, avrà le maniche 3/4, quindi molto leggero. Potete usare anche il cotone, quindi filo tagliato, annodato. Allora, ci sono due cose: o si cambia verso, si inizia da questa parte, quindi comunque i punti fantasia sono quelli che devono avere la parte bella, oppure si continua sempre da questo lato. Quindi adesso iniziamo col primo punto fantasia, che è il punto ventaglio. Punto ventaglio multiplo di 3. Allora, annodiamo il colore fucsia e entriamo nel primo punto, eccomi qua. Ci dobbiamo alzare con una maglia altissima, quindi sarà creata da 4 catenelle, 1 2 3 e 4. Vi sposto questo, che vi lascio sottofondo il punto. A questo punto cosa facciamo? Carichiamo 2 volte l'uncinetto, contiamo 1 e 2, anzi vi lascio questo che così avete lo schema sotto. Quindi carichiamo 1 e 2 e facciamo una maglia altissima, ricarichiamo l'uncinetto sempre, quindi entriamo sempre nello stesso punto e facciamo la seconda maglia altissima. Mi prendo un po' di filo, quindi 1 e 2, la terza maglia altissima, vedete? Quindi io continuo a fare subito il secondo ventaglio, perché in realtà per la parte sopra non ho catenelle da fare, ma lascio sui punti di base punti non lavorati, quindi salto 1 e 2, 1 e 2, ok, e nel terzo punto faccio il secondo ventaglio formato da 3 maglie altissime. Ops, mi sono lavorata anche il pezzo grigio, rimango sempre incastrata con il filo, però ci sta. Quindi praticamente queste due che noi lasciamo vale per la prima, insomma per l'ultima maglia altissima del primo ventaglio e per la prima maglia altissima del ventaglio successivo. Quindi lavoriamo anche il terzo, carichiamo l'uncinetto 1 e 2 nel terzo punto, quindi entriamo e lavoriamo l'ultimo ventaglio del campioncino. In realtà nel pezzo originale sono 37 da lavorare, quindi carico l'uncinetto, salto un punto, quindi salto un punto e finisco con una maglia altissima. Taglio il filo come ogni riga, quindi sarà un gran divertimento a nasconderli, e non faccio altro che riprendere il filo grigio per dividere i motivi.
Quindi io rifaccio il giro di maglie alte, ci vediamo per il prossimo punto fantasia. Allora finisco anche questa riga di grigio, taglio come al solito, ok, e inizio il punto clessidra con il verdino. Allora annodiamo come al solito, ci alziamo sempre con 4 nella seconda, questa è la prima maglia alta, quindi facciamo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, perché sono tutti dei punti altissimi. Quindi carichiamo 1 2 3 questo giro, entriamo nella maglia alta successiva, quindi vedete qui non ci sono spazi, e facciamo un punto, quindi metà maglia alta, carichiamo l'uncinetto, facciamo una seconda metà di una maglia alta e una terza, riprendiamo il filo, passiamo tramite le 3 mezze maglie alte lavorate e una quarta, poi finiamo con una maglia alta, carichiamo l'uncinetto, passiamo in mezzo qui dove abbiamo chiuso e facciamo una seconda maglia alta e ripassiamo qui e facciamo una terza maglia alta e il punto clessidra è finito. Carichiamo 3 volte l'uncinetto e andiamo nel punto di base successivo e lavoriamo un altro punto clessidra. Comunque nel mio canale trovate il video spiegazione solo di questo punto, è facilissimo, molto bello e molto versatile, perché può essere fatto con un qualsiasi filato. Normale che se il filato è troppo grosso si fa un po' fatica magari a gestirlo. Ora io sto finendo il mio terzo punto clessidra. Nel pezzo originale, mi ripeto, sono 37 per un totale di 111 punti più 2 che sono 113. Ops, mi sono incastrata. Ok, quindi ricarico l'uncinetto 2 volte, perché comunque mi serve solo una maglia alta per finire insomma la riga. Bene, tagliamo il filo e mi tocca fare la riga col grigio, quindi ci vediamo per il punto nocciolina. Allora, ho finito anche questa riga, ho tagliato leggermente corto, scusate. Proseguiamo con la riga delle noccioline, quindi con il lila, punto nocciolina. Allora, entriamo quindi nella prima maglia, ok, prendiamo il filo, come al solito abbiamo 1 2 3 e 4 catenelle per alzarci, però qui ne facciamo un'altra, quindi ne aggiungiamo 5 per poter lavorare il punto nocciolina, perché questo punto tra di lui ha degli spazi, non ci sono dei punti per mantenerlo in piedi, quindi 5, che è questo punto qua. Carichiamo l'uncinetto 2 volte, lasciamo un punto di base, quindi questo non lo lavoriamo, entriamo nel secondo e facciamo 1 2 passaggi, quindi non chiudiamo la maglia altissima ma la manteniamo sull'uncinetto, 1 e 2, ricarichiamo, entriamo nello stesso punto di base e svuotiamo tra virgolette l'uncinetto 2 volte, però manteniamo ancora l'asula, quindi 1 e 2 per l'ultima volta e la manteniamo sull'uncinetto. A questo punto carichiamo e usciamo con l'uncinetto tramite le maglie altissime non chiuse e un'altra volta per chiudere il tutto. Quindi questo è il nostro primo punto nocciolina. Per arrivare a lavorare il secondo dobbiamo fare 2 catenelle,
quindi 1 e 2, praticamente sono queste due lavorate insieme a sostituzione del punto nocciolina. Quindi carichiamo l'uncinetto, saltiamo 2 punti di base, quindi 1 e 2, nel terzo andiamo a lavorare un altro punto nocciolina. È veramente divertente da lavorare questo cardigan grazie a tutti questi colori. Vi potete sbizzarrire come più vi piace, potete usare il cotone, l'acrilico come me, la lana, insomma come più avete voglia. Adesso lavoriamo anche il terzo e la riga è finita, quindi proseguo facendo un altro giro di grigio. Chiudo praticamente la riga con la maglia altissima, tagliamo e ci rivediamo al prossimo punto fantasia, che è il punto V. Allora, prima di continuare col punto V, mi sono ricordata che forse è meglio darvi le indicazioni su come riprendere i punti. Praticamente noi andiamo a entrare quindi nella terza catenella fatta e lavoriamo un punto basso e una catenella per alzarci. Qui abbiamo un punto che abbiamo lavorato, di conseguenza carichiamo l'uncinetto e facciamo una maglia alta. Non c'è bisogno di saltarlo, perché dopo i conti non ci tornano più. Alla fine su questa riga noi ne dobbiamo avere sempre gli stessi punti iniziali, quindi carichiamo di nuovo l'uncinetto, entriamo qui e facciamo un'altra maglia alta. Qui sono 2 le catenelle di separazione, quindi noi andiamo a fare 2 punti alti e così recuperiamo tutti i punti lavorati. Mi raccomando, i punti sono gli stessi punti di base, non c'è bisogno di diminuire o di aumentare. Quindi vedete, sono sempre 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tagliamo e continuiamo il nostro lavoro con il prossimo punto fantasia. Prendiamo il colore salmone e facciamo il punto a V. Vi metto lo schizzo sotto, che così riuscite a capire come si fa. Quindi entriamo qui, ci alziamo sempre con 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carichiamo l'uncinetto 2 volte, saltiamo un punto di base, quindi questo no, andiamo nel secondo e facciamo una maglia altissima. Poi facciamo una catenella, quindi una catenella, ricarichiamo l'uncinetto, andiamo sempre nello stesso punto di base, vedete, sempre nello stesso punto, e facciamo un'altra maglia altissima. E questo è il classico punto a V. Ok? Adesso non ci sono catenelle di separazione, la catenella è da fare solo in mezzo al punto, quindi carichiamo subito l'uncinetto, saltiamo 1 e 2, quindi 2 punti di base, nel terzo andiamo a fare il secondo punto a V, una catenella, un'altra maglia altissima lavorata nello stesso punto. Veramente molto facile. Lavoriamo anche l'ultimo, 1 e 2 da saltare, e chiudiamo praticamente la riga con una maglia altissima. Quindi questo non lo lavoriamo, vedete che qua non lo lavoriamo, finiamo con una maglia altissima. I punti sono sempre gli stessi. Per quanto riguarda la riga col colore grigio, praticamente noi andiamo a lavorare tutti i punti, quindi entriamo anche in mezzo al punto a V. I punti devono essere sempre gli stessi di base. Cambiamo punto fantasia, ma quando andiamo a recuperare, a ripetere la riga col punto alto, devono essere tutti lavorati, non c'è bisogno di saltare alcun punto. Quindi adesso
abbiamo subito, entriamo 1 2 3 nella quarta catenella, entriamo col grigio, facciamo 1 e 2, qui entriamo a lavorare nel punto alto e qui in mezzo andiamo a lavorare la maglia alta, ok, così per tutta la riga, e poi andiamo a fare l'ultimo punto fantasia. Eccoci qui, ho tagliato il filo, andiamo a fare l'ultimo punto fantasia, che è il punto ventaglio rovesciato, quindi praticamente abbiamo la punta in alto rispetto al primo che la punta era in basso. C'è da dire una cosa, che io quando ho fatto lo schizzo doveva esserci l'azzurro, in realtà mi sono innamorata del color cobalto, quindi ho usato lui, ma tanto i colori alla fine li potete usare come più vi piace. Allora entriamo e ci alziamo subito come al solito con 4 catenelle, che vale da punto altissimo, 1 2 3 e 4. Qui però abbiamo una catenella da recuperare, quindi ne aggiungiamo un'altra, 5. Carichiamo l'uncinetto 2 volte e andiamo subito nel punto successivo di base e facciamo una maglia altissima non chiusa, poi carichiamo l'uncinetto la seconda volta, successivo punto di base, facciamo una maglia altissima non chiusa, facciamo anche una terza maglia altissima non chiusa, vedete? Poi carichiamo l'uncinetto, passiamo tramite tutte e 3, riprendiamo il filo e passiamo tramite gli ultimi 2, e questo è il nostro primo ventaglio rovesciato, io lo chiamo. Allora, per andare a fare il secondo bisogna recuperare questi 2 punti di base, quindi facciamo 2 catenelle, quindi 1 e 2, carichiamo l'uncinetto, i punti di base vengono praticamente, scusate, lavorati tutti, e poi che nella parte alta quello che ci manca aggiungiamo come catenelle. È importante avere sempre gli stessi numeri, non abbiamo diminuzioni, non abbiamo aumenti, quindi 1 e 2 catenelle e facciamo l'ultimo punto fantasia. Allora a questo punto io finisco questa riga, però cosa succede? Invece di continuare con il grigio cambio colore e uso il nocciola per una scelta mia, però se volete usare qui, scusate, prima di finire c'è una catenella da aggiungere, poi facciamo la maglia altissima, quindi una catenella, una maglia altissima. Quindi come ho detto nel pezzo originale io cambio colore, ma dipende da voi, da tutti dai colori che scegliete. Ok, quindi il modulo è questo, vedete qua c'è il disegno, è formato da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 righe, 5 maglie alte, il resto sono i punti fantasia. Allora vi faccio vedere qui, vedete i punti sono i punti, le catenelle che andiamo a fare, quindi queste qui sono da recuperare tutte, non bisogna saltare o aumentare di punti, quindi semplicemente si va a entrare 2 volte dove ci sono le catenelle, una volta qui all'inizio e poi le maglie altissime di inizio e fine riga. Io ho cambiato quindi con il nocciola. Allora, con questo filato con la mia mano e con l'uncinetto che ho usato, che è il 4,5, questo modulo misura sui 20 cm, 20 preciso, quindi a me mi è bastato ripetere questo modulo 2 volte per arrivare all'altezza di 40 cm. A questo punto cosa succede? Andiamo a dividere 113 catenelle diviso 4, che sono più o meno 28 catenelle. Ok, quindi sul dietro ne devo mettere 2 e sul davanti un quarto, il primo quarto davanti e il secondo quarto davanti. Però per continuare lo stesso modulo, adesso ve lo faccio vedere, praticamente vedete io ho usato lo stesso modulo
praticamente mi serviva il multiplo di 3 più 2, quindi il mio multiplo è 54 più 2, quindi 56. Qui era 28, 28, in realtà cosa sono andata a fare? Ne ho aggiunto un punto e un altro, quindi praticamente io ho 114 punti per la parte alta, una maglia in più o in meno non è che vi cambia. Quindi sono andata a ripetere un'altra volta il modulo, come vedete. Qui ho diviso con il mio marcapunti, ho contato i punti di base, quindi questo è il mio primo quarto davanti, formato da 29 punti. Questa è la parte dietro, che è molto più lunga, arrivo, ok, fin qua. E poi questo è il mio secondo quarto davanti. Come vedete io i moduli ho mantenuto uguali identici sia per il davanti che per il dietro, semplicemente sono andata a rifinire con una riga di punto basso col bluette, perché a me mi deve evidenziare tutto il cardigan, quindi da bolsini al bordo inferiore. Allora prendete 4 marcapunti e contate 15 punti da una parte, 15 dall'altra, saranno le nostre uniche cuciture e saranno le nostre spalline praticamente. Questa cucitura io la adoro perché non tira il lavoro, quindi semplicemente vado a entrare con l'ago e mi metto davanti il filo, quindi non rischio di tirare la cucitura, che purtroppo se si tira il lavoro è brutto da vedere. Nel primo punto faccio due giri con l'ago perché voglio che sia resistente, per il resto andrò a cucire solo le costine verso di me, e dall'altra parte, sulla parte bella, il lavoro sarà molto bello da vedere perché sembra quasi una maglia alta lavorata e non una cucitura. Adesso ve la faccio vedere. Come ho detto io uso il bluette proprio per definire tutto il cardigan, però alla fine voi fate la cucitura con il filo che vi rimane, quindi potrebbe essere in questo caso il grigio senza l'aggiunta del punto basso, della riga di punto basso. Allora io ho usato 15 punti di base perché mi bastavano, sono circa 10 cm. Voi cambiando magari una taglia più grande o più piccola vi regolate di avere uno scalfo del collo più o meno di 20 cm. Guardate quanto è bella, è bellissima, è quasi invisibile, sembra quasi una maglia alta e mi piace un sacco. Quindi questa è la mia prima manica, mi raccomando nascondete bene i capi prima di iniziarla, e di là c'è la seconda cucitura da fare. Allora, dopo aver fatto le cuciture mi è rimasto lo scalfo manica, sono andata a nascondere tutti i cappietti e ho fatto la manica. La mia manica è una manica a 3/4 molto ampia, perché comunque qui nel mio modulo sono 20 cm, e però se non vi piace la potete fare corta, non farla, quindi indossarlo come gilet, o farla lunga. La mia manica vi dico subito quanto misura appena trovo il metro, eccolo qui, misura circa 33 cm. Invece di usare i punti fantasia andiamo a usare le maglie alte e le triple maglie alte, quindi adesso iniziamo subito e vi faccio vedere come si fa. Mi ritrovo dove ho messo il marcapunti quando ho diviso il rettangolo. Prendo in mano il color bluette perché lo userò proprio per dare rifinitura al lavoro. Entro qui dove c'è il marker e blocco il tutto. Lavoro sulla parte bella del lavoro, quindi praticamente vedete si capisce. Quindi chiudo e uso l'uncinetto 4 io perché voglio dargli leggermente un po' di compattezza, voi potete continuare con il 4,5. Allora, per quanto riguarda la parte dei punti alti, entro 2 volte e faccio 2 punti bassi in questa riga. Approfitto per lavorare anche il cappio, così mi evito un altro lavoro. Per quanto riguarda la parte con le maglie altissime, divido le 4 maglie, le 4 catenelle
con le quali mi alzavo più o meno per poter lavorare praticamente 3 punti bassi, così il lavoro non risulta né troppo largo né troppo stretto, è abbastanza uniforme. Quindi mi ritrovo con la riga dei punti alti normali, quindi ne lavoro 1 e 2. Nella riga dei punti altissimi ne faccio 3 e così continuo per tutto lo scalfo della manica. Vedete? Quindi continuo per tutto lo scalfo della manica e ci ritroviamo qui. Lavoriamo l'ultimo punto basso e ci chiudiamo nel primo lavorato. Allora, a me mi piace sempre rifinire il tutto con un giro di punto basso perché è stretto. Lo chiudiamo con una maglia bassissima, scusate, perché rimane bello stretto e quindi ci copre se casomai abbiamo qualche imperfezione. A questo punto facciamo un giro di maglia alta. Come vedete riprende la cucitura, quindi volutamente ho evidenziato questo punto, quindi ci alziamo con 1 2 3 catenelle, carichiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia alta per ogni punto lavorato precedentemente. Quindi ci ritroviamo alla fine della riga, la riga di maglie alte col color bluette, ci chiudiamo 1 2 nella terza con una maglia bassissima, ok, tagliamo il filo che non ci serve più, quindi facciamo un nodino bello stretto, poi andiamo sulla costina esterna a noi, che sarà quella interna, insomma, nella manica, facciamo un'asola, tiriamo il filo nella seconda uguale, identica, quindi praticamente abbiamo 3 nodini in fila, sicuramente il lavoro non si apre più. A questo punto cosa facciamo? Prendiamo il color beige. A differenza della parte iniziale, io sulle maniche come colore per separare i colori utilizzerò il beige, quindi prendiamo questo colore qua. Allora iniziamo la seconda riga. Come punto di riferimento io ho lasciato il marcapunti, così capite che io comunque inizio la riga da sotto il braccio. Allora entro qui dove ho chiuso la riga bluette, prendo il cappio e faccio 1 2 e 3 catenelle, che è la mia prima maglia alta, carico l'uncinetto, entro qui, vedete, lavoro anche il nodino, lavoro anche il cappio beige e faccio un'altra maglia alta, quindi praticamente io in questo momento vado a lavorare punto su punto lungo tutta la manica. Personalmente non farò né diminuzioni né aumenti, quindi la mia manica andrà dritta con gli stessi punti con cui ho iniziato. Allora andiamo a finire la riga, però questa volta non andiamo a fare la maglia bassissima col color nocciola, entriamo qui quindi nella terza, però non andiamo a lavorare con il color nocciola, ma bensì andiamo a lavorare con il color cobalto, quindi iniziamo la prima parte colorata. Allora facciamo 1 2 3 4 e 5 catenelle, perché queste maglie sono delle maglie alte triple, quindi praticamente carichiamo 1 2 e 3, andiamo nel punto di base successivo e facciamo 1 2 3 e 4, quindi carichiamo l'uncinetto 3 volte ma scarichiamo 4, così facendo sono delle triple maglie alte. Lavoriamo ogni punto di base, scusate ho caricato male, allora 1 2 3, carichiamo ogni punto di base, insomma lavoriamo ogni punto di base con delle triple maglie alte. Facciamo il giro e come vedete il nocciola io non l'ho tagliato, ce lo portiamo avanti e vi faccio vedere come lavorarlo. Arrivati a questo punto, quindi lavoro l'ultima
tripla maglia altissima, non saprei come chiamarla perché è veramente lunga, sembrano delle righe. Vedete, bisogna tirare bene bene il nocciola, prendete il filo 1 2 3 4, quindi nell'ultima qui entriamo, facciamo una maglia bassissima, tirate bene bene bene, tagliamo il filo perché non ci serve più, quindi l'unico filo che ci portiamo avanti nel lavoro sarà il nocciola. Allora, questo è il primo nodino, entriamo nella costa interna, ne facciamo un'altra del punto successivo, entriamo nella costa esterna e ne facciamo un altro di nodino. È un metodo veloce di chiudere bene bene, vedete qui non si vede proprio, il bluette non si vede, i nodini non si vedono praticamente, ma è un po' forte questa luce. Allora, cosa faccio a questo punto? Entro qui dove abbiamo chiuso col bluette e vado a pescare da dentro la manica il filo nocciola, quindi tiro il filo nocciola, però il filo che lasciate dentro non deve essere corto, deve essere lungo quanto la tripla maglia altissima, perché sennò dopo la manica si stringe. Quindi lo tiro, ma non deve essere stretto, cioè nel senso non deve fare in questo modo, ok? Deve essere lungo quanto la maglia altissima. Quindi faccio 1 2 e 3, la mia prima maglia alta, carico l'uncinetto, entro nel punto successivo, scusate, eccolo qua, entro nel punto successivo, faccio la seconda maglia alta, carico l'uncinetto, entro nel successivo ancora e la terza e così via, insomma per tutta la riga. Allora, siccome il procedimento l'avete visto, quindi io quando arrivo qui il filo colorato lo taglio, ok, e lo nascondo. Questo il nocciola ce lo porto avanti, poi dipende dai colori che avete scelto, insomma uno bisogna tagliarlo, uno bisogna portarlo avanti. Normale che se usate solo 2 colori poi vi li portate avanti per tutto il lavoro. Allora io tiro un attimo per non perdere il punto e vi dico, praticamente io ho deciso di usare tutti i colori, quindi sarà il cobalto, il salmone, il lilla, il verdino, il fucsia, il grigio, il bluette. Ho omesso di usare il nocciola perché tanto avendolo usato per dividere insomma i colori non c'era necessità. Poi semplicemente ho ripreso il bluette, ho fatto un giro di maglia alta per rifinire la manica e poi ho fatto un giro di riduzioni a punto basso, quindi io qui ne avevo 56 punti, dopodiché sono rimasti 28. È larga comunque, ma mi piaceva dargli un tocco un po' più ristretto. Allora, questa è 3/4, se voi la volete lunga semplicemente andate a ripetere i colori più volte, riprendente magari il cobalto, il salmone e così via fino ad arrivare ai 45-50 cm di manica. Dopo di questo cosa bisogna fare? Allora, bisogna andare sui margini davanti a nascondere tutti i cappietti con tanta pazienza bisogna nasconderli, dopodiché andremo a prendere il color bluette e andremo a fare 2 giri di punto basso per rifinire il lavoro. Potete fare punto basso, potete fare un giro di punto basso, poi un giro di maglia alta, come più vi piace. Qui vi potete sbizzarrire come più vi piace. Allora, ci servirà per renderlo bello compatto, ma anche perché ci serve un po' per nascondere questi fili. Come si fa? Semplicemente andate come abbiamo fatto per le maniche, entrando nel primo punto lavorato e nell'ultimo, che sarà comunque un giro di maglia alta, un giro di maglia altissima, nella maglia altissima 3 volte, nella maglia alta 2, e così si rifinisce il tutto. Poi ci ritroviamo con le ultime indicazioni.
Allora, eccoci anche alle ultime indicazioni e abbiamo finito. Insomma, carico questo progetto, veramente carico di dettagli. Allora, dopo aver finito anche la seconda manica, vedete, che poi vi ho detto questa è 3/4, ma la potete lunga come volete senza problemi. Ho ripreso il filo, quello bluette, e ho fatto un giro col bluette e sono arrivata da questa parte, qui li ho nascosti, vedete i cappietti. Poi ho ripreso il nocciola e ho ripreso il grigio, sarebbero proprio i colori che ho usato per distaccare, come vedete. Allora, ne ho fatti 3 giri, quindi di punto basso, e io l'ho rifinito in questo modo. Mi raccomando, state attenti quando nascondete tutti i cappietti, ok? Cercate di essere più precisi possibile, che così non rischiate che si aprano. Io non ho messo i bottoni perché è più un capospalla da, come dire, come accessorio che come caldo, perché comunque essendo molto aperto tiene assolutamente caldo, però è un po' più come un accessorio. Allora, io ho usato l'acrilico, voi potete usare qualsiasi filato. È normale che più è sottile il filato, più c'è come lavoro da fare, ma è veramente tanto divertente da creare questo capo. Allora, vi ridò velocemente insomma le indicazioni. Si parte da un rettangolo alto 40 cm, ok? 40 senza il bordo inferiore, che io sono più o meno 10 cm, qui mi sono dimenticata di dirvelo nel video, che potete anche omettere, però almeno una riga di punto alto vi serve per dargli un attimo di tensione, guardate, almeno una riga. Io ho usato questo bordo elastico, 3 a rilievo dietro, 3 a rilievo davanti, ma potete semplicemente lavorare a maglia alta. Torniamo a noi. Dopo aver fatto i 40 cm, che per me mi sono bastati 2 moduli, perché ho usato la maglia altissima e la maglia alta, quindi cresce velocemente. Arrivati a questo punto dividiamo. Come si fa a dividere? Allora, questa è la nostra circonferenza, è un cerchio. Ok, facciamo finta che sia 100 centimetri, quindi la dividiamo in 4 parti, ok? Quindi avremo un quarto davanti, ok, che è lui, un quarto davanti, quindi sono 2 quarti perché comunque è aperto, e per la parte dietro ci rimangono 2, quindi 2 quarti, ok? A questo punto cosa si fa? Si divide praticamente le catenelle iniziali, che nel mio caso erano 113, quindi multiplo di 3 più 2 per i margini, e si va a dividere 2 quarti per il dietro, un quarto davanti, un altro quarto davanti. È normale che queste qui devono essere multiplo di 3 più 2, assolutamente, perché comunque per i lati ci serve l'aggancio per alzarci e riuscire a lavorare i motivi. Spero di essermi spiegata, casomai mi scrivete. A me mi è bastato un modulo perché comunque sono 20 cm, quindi una manica assolutamente abbondante. Se cambiate filato, voi dovete alzarvi fino a che riuscite a indossare il cardigan. Di conseguenza potrebbe essere tra 18 e 20 cm, ma anche di più, se volete ancora più morbido, più largo, tipo una specie di kimono. In totale, più o meno, il mio cardigan è sui 70 cm. Metto anche i 10 del bordo inferiore, quindi sui 70 cm. Allora, veniamo al filato. Io ho usato tantissimi colori, quindi c'è il fucsia, il verdino, il viola, il salmone e il cobalto, dopodiché c'è il grigio per dividere e c'è anche il nocciola. E per rifinire il tutto, quindi per le cuciture, per l'attacco delle maniche, per il polsino, chiamiamolo così, che io l'ho finito con un giro di punto basso a riduzioni,
e per il bordo inferiore il bluette. Allora, per quanto riguarda i colori intermedi, quindi quelli del punto fantasia, ho usato più o meno sui 30 grammi di ciascun gomitolo, quindi mi è bastato un gomitolo da 50 grammi per tutto il lavoro. Per quanto riguarda il grigio ho usato sui 70 grammi. Per quanto riguarda il nocciola sempre sui 70 grammi e per il bluette sempre sui 70 grammi. Quindi praticamente se voi volete farlo uguale identico, quindi sempre in acrilico o comunque in cotone, sapete che se usate un filo di Scozia, per dire che è di 100 grammi per colore, per quanto riguarda i punti fantasia, secondo me vi basta assolutamente. Per quanto riguarda i colori intermedi, come colori di rifinitura, lì vi serve sempre sui 100 grammi. Quindi praticamente con un filo di Scozia è normale che dopo decidete voi in base alla taglia quanto lo volete lungo, se prendere a questo punto qualche gomitolo in più o in meno. Insomma, è veramente divertente, veramente divertente. Se usate un contone vi consiglio un uncinetto più grande rispetto a quello che viene consigliato, perché deve essere morbido, deve cadere veramente morbido e seguire le forme. Io mi sono divertita un sacco a farlo, mi è rimasto un sacco di filato e non sono ancora decisa se fare una borsa o aspettare magari la prossima stagione fare una sciarpa, perché è molto versatile come capo di abbigliamento, perché si può usare sia nella mezza stagione ma anche d'inverno sopra una maglia un po' più chiusa. Spero tanto che vi piaccia. Se avete domande, richieste, sapete dove trovarmi. E niente, a questo punto ci rivedremo al prossimo progetto. Io spero tanto di sorprendervi. Se avete domande, mi ripeto, mi dovete scrivere. Per me non c'è assolutamente un disagio a rispondere, anzi mi fa veramente piacere. Grazie di cuore e alla prossima volta.